c'è da togliersi il cappello. Dinanzi a questa squadra c'è da togliersi il cappello. Io non ce l'ho, tolgo gli occhiali, fa lo stesso. Il Bologna. Partiamo da Bologna, poi arriviamo al Bologna d'italiano. Il Bologna. Il Bologna. Quando si lavora bene, ragazzi, poi i risultati arrivano. I risultati sono sempre conseguenza di un operato certosino. E l'anno scorso questa è una squadra che è andata in Champions contro ogni previsione. Quest'anno contro... Se l'anno scorso contro ogni previsione, quest'anno cosa dovremmo dire? Che in tanti davamo, e assolutamente non è che lancio la pietra e nascondo la mano, intanto davamo il Bologna come una stagione magari anonima, perché sai, perdi delle certezze, cambi mister, avrai da giocare tanti impegni, sarà competitivo il Bologna? No, no, e invece no, invece sì col punto esclamativo, perché? Perché si lavora bene, si lavora alla grande, e perché poi quando si tratta di andare a cercare e trovare le persone giuste, e in questo abbiamo visto che sono maestri, e la squadra quest'anno è stata affidata a un genio clamoroso, ragazzi. Io credo che soltanto in Italia, e parto da questo, soltanto in Italia siamo capaci di bollare un allenatore come Italiano, quello che ti fa perdere le finali, no? Quello che ha giocato 3 finali e le ha perse tutte e tre. Così bollavamo Italiano, anziché dire con Italiano arrivi in finale. Con l'italiano le squadre arrivano in finale, no? Squadre anche spesso e volentieri underdog arrivano a giocarsela una finale, anziché, no, impostarla giustamente così. No, con l'italiano perdi le finali. Solo noi siamo capaci di sta roba qua. Quindi l'ennesima, se vogliamo, rivincita, ma c'è poco da dire rivincita, perché non è una rivincita, è semplicemente la consacrazione di un allenatore che secondo me è destinato anche a traguardi molto più prestigiosi, nonostante poi vincere una Coppa Italia. Farlo col Bologna è sicuramente qualcosa anche di storico, no? Non di storico, che poi il Bologna è una squadra storica per eccellenza, senza ombra di dubbio. Ne parliamo, prima come al solito un paio di robette, adesso me le rimetto il chiaro, sono un po' stanchi, i miei occhi sono un po' stanchi, no? E se volete, pollicione in su per Vincenzone, e per l'algoritmo sempre, ovviamente, quel guastafeste dobbiamo sempre ingozzarlo a suon di like. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti, e vediamo un pochettino questa settimana molto easy per quanto mi riguarda, perché poi sapete, se non c'è tanto da dire non parliamo, non c'è bisogno che dobbiamo per forza di cose dire qualcosa. Però din don, attivate la campanella che da un momento all'altro arriviamo sempre, quindi campanellina. Grazie signori miei, grazie per il video sulla doppia live, per qualsiasi contenuto che comunque in qualche modo viene sempre supportato, alcune volte anche forzatamente, ma ci siete e vi ringrazio, assolutamente. Poi ovviamente mi concentrerò anche sul Milan, ovviamente, ma voglio celebrare il Bologna sia per il traguardo e sia per la partita che hanno fatto, dove giustamente vedi anche un po' i primi 10 minuti un po' impacciati, rischiavano di farselo da soli il gol con Beukema prima, poi c'è stato Jovic, grande parata di Skorupski, un Milan che ovviamente ha armi a proprio favore, soprattutto quella incentrata sulle qualità di Leao, e, e c'è stato un po' di difficoltà, è ovvio, perché il Milan è una squadra che se gioca bene onestamente deve portarla a casa, perché poi e questo è il grande capolavoro della squadra italiana, che comunque ha limitato alla meglio anche un avversario che è sempre stato bravo, soprattutto quando tatticamente la partita va via, poi con delle giocate, con delle situazioni e con le proprie armi a disposizione, come dicevo prima, ha sempre quella qualità per farti comunque male. Ed è lì invece che ho visto qualcosa di clamoroso da parte del Bologna d'italiano, cioè mai come quest'anno è veramente maturato, perché dopo il gol realizzato, io non mi ricordo occasioni del Milan, magari me le so perse, attenzione, una mezza situazione, ma veramente nulla, cioè maestro
anche nel leggere i momenti adesso della partita, chi toglie Orsolini e Fabian, mette Pobega e Casale, mossa riuscita, azzeccatissima, poi magari prende gol e diciamo tutto il contrario, può essere anche, però la partita ci dice che ha avuto assolutamente ragione lui, e forse è quel dettaglio che gli era mancato nelle precedenti situazioni, nelle precedenti finali, anche se vogliamo, no? Però non è un caso che questo allenatore, ribadisco, riesce sempre a costruire qualcosa di importante, perché ribadisco, stasera puoi anche perderla. Ripeto, Jovic magari non lo sbaglia, segna inizio partita, le cose si mettono male, la perdi la finale e siamo qui a dire ma quarta finale persa. No, non dobbiamo ragionare così. Dobbiamo dire che con l'italiano ci arrivi in finale, perché poi quando non c'è italiano più, non ci arrivi più in finale. Caso strano. Quindi veramente tanta 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 roba, ripeto, per la gestione della partita, per la gestione del momento e tutto, e poi il percorso in sé è clamoroso, ripeto, la vittoria da Coppa Italia, ma anche il campionato, ragazzi, perché adesso parliamo di un Bologna che non lo so, è settimo, quello che, ma che si sta ancora continuando a giocare la Champions, e comunque vada sarà stato competitivo quest'anno. Cosa gli vuoi andare a dire? Cosa gli vuoi andare a dire? Tanto tanto di cappello, mi tolgo il cappello e mi ritolgo gli occhiali. E per concludere, sul Milan, onestamente c'è ben poco da dire, perché il Milan abbiamo analizzato mille volte come gioca, quello che è, la capacità comunque di costruirsela alcune situazioni anche dal nulla, e l'ho detto prima, lo ribadisco, togli le A a questa squadra, io poi vedo poco di salvabile, non che gente come Reinders non lo sia, no, credo Reinders, Pulisic, questi siano stati i migliori giocatori del Milan, ma parlo eh, di armi fini allo sviluppo di qualcosa. Mentre per esempio paradossalmente con Fonseca vedevi una squadra che comunque aveva come posso dire, un sistema architettonico. Io non ci vedo nulla, io non ci vedo nulla. Qualcuno dirà, magari con questa, anzi, se avesse vinto il Milan, qualcuno era capace anche di dire il Milan salva la stagione. Vi rimando alle parole di Boban, non dovete ascoltare le mie che giustamente direte, ma tu sei interista, che devi dire? Ascoltate Boban, ascoltate Boban, ascoltate un milanista, ascoltate un professionista, uno che sicuramente ne sa più di me, ascoltate lui cosa dice, no? Una squadra come il Milan può pensare che la Coppa Italia sia il salvagente quando arrivi nono, ottavo, quello che è in campionato. Non scherziamo, non scherziamo. Con un risultato del genere c'è poco da salvare e c'è poco da dire, ma poi parla il campo. Parla il campo, e questa è una squadra che non può essere questa, no? Non può essere questa, non può essere questo il Milan per quanto mi riguarda. Poi certo, l'ho detto all'inizio video, lo ribadisco, puoi anche vincerlo, perché non vuoi, hai talmente tanta qualità che qualcosa la crei, puoi anche vincerla, ma non è questo il discorso. Se vuoi essere davvero competitivo, il Milan non si può far bastare questo, non si poteva far bastare neanche paradossalmente due titoli vinti in una stagione sicuramente disastrosa, ma che comunque due titoli, no, due trofei ti potevano riabilitarla. Ma di sicuro c'è da cambiare qualcosa. Va bene? Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Tanto di cappello al Bologna, di italiano al Bologna, in toto. Un grande abbraccio, Tanesco. Ah, devo ritornare. Sono ritornato. Non ho mai fatto sta roba, perdonate, perché poi me le ero segnate. Lo sapete che non piace mai parlare di arbitri. A proposito degli episodi e di tutto, perché poi ho criticato tantissimo, per esempio, prima Ildiz e poi Calulu, e devo essere coerente. Oggi Beukema fa una roba borderline, una roba che se vuoi ti può cambiare la partita. Quella sbracciata, gomitata su Gabbia, Beukema se non sbaglio, era lui, sì. E quelle situazioni vanno assolutamente evitate. Quello è un errore grave, un errore che ti può costare una finale, che ti può costare un trofeo. L'inesperienza, non lo so, vanno assolutamente evitate. E questo è, perciò vi dico, no? Poi dal vincere o non vincere può passare anche poco, può passare un episodio del genere, quindi non è questo che può cambiare quello che è stato il percorso.
Ecco, questo per giudicare di nuovo Italiano. Sull'episodio in sé, ragazzi, abbiamo visto Ildiz, abbiamo visto Kalulu, abbiamo visto queste situazioni borderline, ecco, quindi ocio. Va bene, era per concludere sul tutto, davvero, buona serata. Mi sono dimenticato, poi, ecco. Un grande abbraccio da Neschio, come devo fare? Facciamo così.